Oggi vi porto sul canale una recensione di una lampada veramente geniale. È stata creata per poterla utilizzare insieme a telecamere 360 gradi. Quindi vi presento la Halo 360 by Bushman, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare proprio di questa lampada perché mi è stata inviata direttamente da Bushman, ma ho fatto passare veramente troppo tempo prima di questa recensione. Come vi dicevo nella intro, lei è stata progettata proprio per telecamere a 360 gradi. Io in questo momento ho tra le mie mani una Insta360 X4 che con il suo 8K crea dei file veramente super dettagliati. Mi piace veramente molto questa rispetto ad esempio alla X3, ma tutte le telecamere a 360 che ho avuto, compresa questa, se non sbaglio sono 4, hanno un grossissimo problema. Quando andiamo a creare degli shooting con lei o andiamo comunque a creare delle clip con un'illuminazione ambientale scarsa o assente, diventa un problema, le immagini praticamente non si possono vedere. In realtà X4 è quella che va meglio di tutte chiaramente, ma sappiate che se la utilizzate al buio farà quel che potrà, quindi non ci sarà chissà quale qualità nel video finale, ed è per questo che Bushman ha creato proprio lei. Come vedete è una lampada a 360 gradi, quindi la luce andrà a 360 gradi. Qui sotto abbiamo una vite da 1/4 che ci servirà per poter mettere questa lampada su il selfie stick della Insta360 o chiaramente su un normale treppiede, e qui sopra abbiamo un'altra vite da 1/4. Servirà per andare a mettere questo piccolo accessorio che trovate in confezione qui sopra, e sopra questo accessorio andremo a montare la nostra Insta360 o comunque una camera a 360 gradi qualsiasi. A questo punto cosa succederà? Succederà che questa praticamente non sarà quasi visibile, in realtà non è che scompare. Se andiamo a posizionare l'inquadratura della 360 sotto qualcosa vediamo, però se noi andiamo a prendere una porzione di questo tipo anche veramente molto ampia, lei scompare. Quindi sì, è come se scomparisse, a meno che proprio non andate a prendere l'immagine da sotto, e lei chiaramente andrà ad illuminare la scena. Questo prodotto è veramente molto interessante, e questo perché io la X4 in questo caso la vado ad utilizzare per filmare i backstage. Molte volte mi trovo in studio, molte volte la modella è illuminata alla perfezione, magari con luci continue, ma chiaramente io che sono dall'altra parte sono completamente al buio e quasi sempre poi vado a buttare i file perché non sono utilizzabili. Con lei invece il risultato cambia alla grande. Infatti durante l'ultimo shooting che ho fatto in esterna e che state vedendo in questo momento, ho utilizzato lei sopra appunto il bastone dell'Insta360, e come vedete la modella si vede bene perché è illuminata dalle luci del set, però si riesce a vedere anche quello che c'è dall'altra parte del set. Non l'avevo settata al massimo, mea culpa, ho sbagliato in questo, però come state vedendo si riescono a vedere distintamente le persone che stavano dall'altra parte del set, e questa cosa è stata solo possibile grazie a lei. Come vedete qui sopra abbiamo 3 pulsanti. Il primo servirà per accenderla, quindi lo schiacciamo una volta, lo schiacciamo 2 volte e lei si spegne. Una volta per accendere e 2 per spegnere. Dopodiché abbiamo questo tasto dim con il LED verde che diventerà rosso quando è scarica e che una volta cliccato farà accendere la nostra lampada. Abbiamo ben 5 diverse potenze, questa è la minore, passiamo alla seconda, passiamo alla terza, passiamo alla quarta e passiamo alla quinta. Come vedete anche qui dietro si vede la potenza di questa lampada, che non ho trovato espressa in watt, quindi non vi so dire quanti watt sia, però la cosa bella è che fa una luce super morbida. Adesso la abbasso di potenza, la metto qua vicino e vedete che non crea ombre strane? Questo perché è stata progettata appositamente per creare la luce più morbida possibile. Ve la sto facendo vedere perché è veramente super morbida, quindi non vi verranno effetti strani nella ripresa poi con la Insta360 X4. Dopodiché, dopo queste 5 intensità diverse, la mettiamo alla minore. Abbiamo anche 3 gradazioni Kelvin, dalla più calda alla più fredda. Forse così non riuscite a vederlo, però guardate bene il viso, vedete come cambia?
e funziona decisamente molto bene. Per quanto riguarda le gradazioni Kelvin, andiamo dalla prima a 2800 gradi Kelvin, alla seconda 3600 a 5003. Il CRI per quanto riguarda questa lampada è 95, quindi ottima luce per quanto riguarda chiaramente la resa dei colori, ed è anche IP52, quindi se ci va dell'acqua sopra non c'è alcun problema. Quando è alla massima potenza abbiamo ben 725 lumen e sempre la massima potenza durerà quasi 2 ore. Per poterla caricare da 0 a 100 tramite la Type-C ce ne vorranno 3-4, quindi la carica è molto lenta. Alla destra e alla sinistra dei 3 tasti abbiamo dei gommini per andare a caricare questa lampada, quindi sia con la Type-C sia da questa parte con una comune USB-A. Allora, ve ne parlo velocemente perché l'ho utilizzata soltanto una volta e però volevo portarla sul canale. È una luce molto costosa, costa 260 euro e la potete comprare solo sul sito Bushman, che vi lascio chiaramente qui sotto in descrizione. È molto costosa, ma è anche l'unica lampada creata appositamente per questo scopo, quindi se utilizzate una Insta360 al buio e non sapete come andare ad illuminare tutta una scena, ma più che altro non sapete come illuminare quella scena con una luce bella morbida, ragazzi, esiste solo lei. Secondo me se la fanno pagare così tanto per quello, ovvero magari ci sarà anche una tecnologia particolare dietro questa luce qui, però quello che vi posso dire è che funziona decisamente molto bene. Adesso vi faccio una prova, spengo tutto l'ambaradan, metto la Insta360, faccio una prova praticamente al buio, poi accendo solo lei e vi faccio vedere il risultato finale. Ok, ho spento tutto l'ambaradan, ho soltanto qui davanti a me lo schermo del Mac che in questo momento è abbastanza bianco, quindi mi sta illuminando. Adesso vado ad accendere alla prima potenza e questo potrebbe essere il risultato. Andiamo alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta. Adesso la Insta metterà a posto i suoi parametri e così possiamo vedere quello che riusciamo ad ottenere praticamente al buio grazie a questa lampada. Come vedete, non solo io sono illuminato correttamente, l'ombra che viene proiettata da là dietro è abbastanza dura, questo sì, però come vedete in viso io sono illuminato in maniera abbastanza morbida, quindi mi piace veramente tanto. Come vedete poi qui dietro si riesce a vedere tutto perché questa luce riesce tranquillamente a coprire tutta una stanza. Non vi faccio vedere dall'altra parte perché ho lo schermo e dovrei fare un casino, però effettivamente funziona alla perfezione. Come avete visto, avere una lampada di questo tipo fa tutta la differenza del mondo se dobbiamo creare delle clip in bassa luce con delle telecamere a 360. Ora, per quanto mi riguarda, come sapete, utilizzo Insta360 per fare i backstage e vi dico la verità, ho sempre avuto il problema della luce su di me, perché vado ad illuminare correttamente la persona, ma chiaramente io sono completamente al buio e quindi non mi si vede mai per quello. Avere questa che illumina tutta la scena, anche se non in maniera molto potente, però illumina tutta la scena. Questa luce andrà sia ad illuminare anche la modella, ma la modella è illuminata da luci molto più forti, quindi questa non interverrà sulla modella, però andrà ad illuminare tutta la parte di studio che invece è al buio. Quindi per quanto mi riguarda è un accessorio assolutamente da avere, come è da avere per tutti quelli che vanno ad utilizzare magari la Insta360 per scopi anche più professionali, come ad esempio far vedere le case in 3D, far vedere i musei, eccetera eccetera. Questa potrebbe veramente darvi una mano per avere un'illuminazione più soffusa e più potente in un ambiente più grande. Chiaramente più illuminazione abbiamo, più la Insta360 in questo caso, o comunque tutte le camere a 360 vi daranno un risultato migliore, e quindi se avete bisogno di un'illuminazione per la vostra telecamera 360 che sia comunque una roba iper portatile, perché questa ragazzi pesa 360 grammi, io ve la straconsiglio, è veramente un ottimo prodotto, lo so costa, però se utilizzate le riprese 360 magari per scopi professionali, secondo me ci sta l'acquisto di questa luce. Ragazzi, penso di avervi detto tutto, rimango a vostra disposizione qui sotto nei commenti, se avete qualche domanda scrivetemelo qui sotto e a questo punto noi ci vediamo al prossimo video, ciao!